Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le opportunità nascoste per Ariete per il mese di maggio 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Quando c'è l'appeso si tratta di un momento dove si può vedere la realtà da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È anche una carta che indica una certa lentezza. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi troverete anche il link al seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Io comunque ragazzi i corsi, le novità, le promozioni inserisco sempre tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per gli amici dell'Ariete. Quale sarà questa opportunità nascosta nel mese di maggio? Partiamo con un 7 di spade, ragazzi. 6 di pentacoli e fante di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade. 3 di bastoni. L'eremita, il 9 di spade e un 4 di spade. Ragazzi, energia impegnativa. Allora, partiamo da questo 7 di spade. C'è la carta dell'appeso, quindi ho la sensazione che il periodo vi servirà per vedere meglio quello che all'inizio non vedete. Il 7 di spade ci parla sempre di qualche cosa che è nascosto, di qualche cosa che non viene detto, viene omesso, oppure proprio di qualche bugia che si dice. Adesso andiamo a vederlo. Asso di spade e 6 di spade. Datemi una carta per l'asso. Eremita, appeso nuovamente, 3 di spade e mondo. Qui è come se qualcuno non avesse comunicato una sofferenza, un disagio, un qualche tipo di sacrificio o non volesse o si nascondesse la necessità di fare questo sacrificio. In questo caso, essendo un 7 di spade, ho come l'idea che vi stiate raccontando una bugia sul non dover sacrificare una parte di voi stessi, della situazione o di una relazione in funzione di una futura crescita. Perché qui abbiamo anche un 6 di spade al contrario, un po' come se non voleste effettivamente spostarvi da dove siete. Però l'appeso comunque arriva, vi fa vedere le cose da un'altra prospettiva. Abbiamo anche questo eremita che è molto, come vi posso dire, molto riflessivo. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 8 di pentacoli, regina di bastoni, asso di pentacoli e amanti. Quindi, allora, qui ci può essere stato un periodo di isolamento, mentre qui vedo che inizia qualcosa di nuovo. Per qualcuno si tratta proprio di un contratto lavorativo
potrebbe essere una nuova relazione, una nuova collaborazione. Molto mi dà più di una situazione, diciamo, pratica, ragazzi, fisica più che sentimentale, però eh, può risuonare anche come una situazione romantica per qualcuno. Qui potrebbe esserci stata una fine, per esempio, a causa di un tradimento, come se con questo asso di spade può essere che sia venuta a galla o una verità o una presa di consapevolezza di una verità. Andiamo a vedere anche il fante di pentacoli. Luna. E 9 di bastoni. È come, ragazzi, se arrivasse la possibilità con l'appeso di vedere le cose da un altro punto di vista, sia la sofferenza, sia le paure, sia le credenze limitanti, potrebbero essere le proiezioni, potrebbe essere il motivo per cui vi difendete o da cosa vi difendete. Vi faccio un esempio, ci sono delle volte dove reagiamo in un certo modo, in modo automatico, cioè sono abituato, non lo so, a nascondere i miei veri sentimenti perché lo faccio in modo automatico, magari sono un commerciale, ho bisogno di vendere e quindi devo fare questo tipo di lavoro su di me e diventa come un automatismo il far finta che vada sempre tutto bene o il nascondere le proprie emozioni. Perché sapete quando si dice deformazione professionale, no? Che a furia di fare quella professione si prende un atteggiamento caratteriale a causa della professione che si fa, no? E qui è un po' come se nel prossimo periodo questa presa di consapevolezza, è come se vi scopriste di nuovo in un certo senso, è come se vi rendeste conto di quello che si può migliorare, di quello che ehm, magari facevate appunto in modo automatico perché proiettavate un certo tipo di realtà e invece con questo fante di pentacoli secondo me si può proprio iniziare un qualche cosa di nuovo. Difatti poi qui abbiamo un 2 di spade che sono i dubbi, adesso lo andiamo a vedere, ma poi abbiamo anche una carta di progettualità. Andiamo a vedere il 2 di spade. Sacerdotessa e temperanza. Credo che il dubbio sia su dove andare perché probabilmente non si riesce a vedere troppo in là nel lungo periodo con questa situazione o con questa relazione. Secondo me è una situazione però. E quindi c'è anche la carta della temperanza, è come se vi dicessero fate un passo per volta, agite piano piano, con pazienza. Giustamente mette anche la carta dell'appeso, quindi e dov'era l'eremita? Qua, ah ce l'avete dopo, però l'eremita è colui che impara dalle... Ah no, ce l'avete anche prima, che impara dalle esperienze precedenti. Adesso andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la carta del sole. E un 4 di bastoni, ragazzi. Io devo dire che lavorerete, progetterete, penserete, ma soprattutto agirete per trasformare, mi viene da dire, questo 3 in questo 4, cioè quello che è un progetto per trasformarlo in qualche cosa di stabile, di solido. Io qui vedo come dei contratti, delle alleanze, delle collaborazioni, c'è armonia, c'è la carta proprio del lavoro, l'otto di pentacoli, c'è un nuovo inizio, potrebbe essere una nuova strada con l'asso di pentacoli, quindi c'è effettivamente questa opzione che si apre, ma si apre solo nel momento in cui vedrete il positivo, mi viene da dire, quando riuscirete a vedere le cose da un'altra prospettiva. Ok, secondo me questo 7 di spade è un po' la bugia che vi raccontate voi nello stare da soli, può essere sia come single se fosse a livello relazionale, sia magari a livello di lavoro, quindi magari preferisco lavorare da solo che, non lo so, avere collaboratori con i quali poi
devo bisticciare. Però in realtà si apre proprio questa possibilità di collaborazione, di lavoro, di alleanze. Il punto qual è? Imparare a gestirle, imparare ad aver pazienza e anche se nel lungo periodo magari non vedete un possibile sviluppo, le carte qua vi dicono prendetela con calma perché ogni tipo di relazione, che sia romantica o lavorativa, o tra colleghi, o tra, non so, datore di lavoro e cliente, piuttosto che appunto tra amici, tra familiari, ogni tipo di relazione ha bisogno di essere sperimentata, vissuta e piano a piano più due persone si frequentano, più entrano in sintonia, più si capiscono, più parlano e quindi c'è come bisogno ehm, di questa pazienza. Le remi, qui abbiamo 5 di spade e 7 di spade, andiamo ancora a vedere il 5. Ruota della fortuna e giustizia. Sento che non sarete ancora del troppo convinti, del tutto convinti. Ho preso il mazzo al contrario però ragazzi, aspettate, e allora queste le giriamo e anche queste. Io ho sempre la sensazione che le cose, che non abbiate ancora un'idea chiara, e quindi che non siate del tutto convinti, perché il 5 di spade mi parla di confusione mentale. È come se qui avesse bisogno di qualcuno che regolarizzi le cose. Ah, tenete presente ragazzi che qui potrebbero subire un ribaltone la situazione o la relazione, perché abbiamo sia la giustizia che la ruota della fortuna. Secondo me è un ribaltone in meglio, eh. Adesso andiamo a vedere il 9 di spade, perché il 9 di spade è un po' una carta autoboicottante, 5 di coppe e che state guardando troppo indietro, vedendo quello che avete perso, vedendo quello che non avete più, vedendo quello che avevate potuto fare in passato o che avreste potuto fare, insomma è come se steste analizzando opzioni che sì potevano essere ma non sono state, e invece di concentrarvi, di focalizzarvi sulla situazione presente. Secondo me qui le cose cambieranno non poco, ragazzi, perché appunto con questa giustizia, la ruota della fortuna e l'imperatrice, devo dire che in modo positivo andrete avanti per la vostra strada. Cioè io ho come l'idea che potrebbe raggiungervi o giungervi una persona che vi propone mari e monti, che apparentemente, insomma, questa offerta che vi fanno è anche abbastanza allettante, però ho come l'idea che dobbiate un attimino o imparare qualcosa sul tipo di lavoro che vi vogliono offrire, che vi hanno offerto, o dovete imparare qualche cosa su voi stessi, sulle vostre zone d'ombra, perché avete due volte la carta dell'eremite quindi, e anche due volte l'appeso, quindi è come un momento di autoanalisi, autoconoscenza, è come dire, ma io ce la faccio a fare questa roba qui perché mi mancano le informazioni, mi mancano i dati, mi mancano delle basi. Però nonostante questo, secondo me, se lavorate duro sulla progettualità, su quello che volete e se seguite anche un po' il vostro istinto, mi viene da dire le vostre esperienze passate, qui c'è effettivamente un ribaltone. Vi dico che con la carta della giustizia e la ruota della fortuna c'è anche l'asso di denari, tra le altre cose, potrebbero arrivare anche dei soldi inaspettatamente, ragazzi. Diciamo che qui vedo che sarà più un momento per rendervi conto di quelle che sono le bugie che vi siete raccontati, le vostre paure, quello che vi blocca e sperimentarvi, che siate da soli o nella relazione con qualcun altro, come uno sperimentarvi in qualche cosa di nuovo. Le opportunità del periodo di maggio, secondo me, sono un cambio positivo nel momento in cui vi permetterete di vedere le vostre vulnerabilità, nel momento in cui non sarete più ciechi davanti a certe cose e vi studierete, cambia l'energia
che vi circonda, che vi arriva, insomma. Qui si tratta, perché anche qui avete 2 volte 7 di spade, qui deve venire fuori una presa di consapevolezza e verrà fuori guardando le cose da un'altra prospettiva. Che interessante, ragazzi. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Carta numero 28, bella donna, visioni bella donna. Prudenza vi dice, siate cauti, rimanete fermi e poi parla anche di chiarezza, ragazzi. Comunque qua avete il sole, arriva la chiarezza. Andiamo a vedere ancora un koan. Due ne sono usciti, molto bene. Grande comprensione giunge con grande amore. Quindi qui lo dico spesso, per riuscire a essere comprensivi nei confronti degli altri bisogna prima esserlo nei confronti di noi stessi. Amarci così come siamo, senza giudicarci, giusti o sbagliati in base al tipo di risultato che noi abbiamo. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Quindi che vi dicano che siate giusti o che siate sbagliati, le metto un po' più su perché c'è il riflesso, che siate giusti o che siate sbagliati, che avete fatto bene o che non avete fatto bene, il fatto di fare qualcosa è come esprimere la vostra luce interna e quindi è già quella stessa cosa lì fonte di lode, perché c'è certa gente che invece non fa proprio niente. Ok, ancora una carta per le meditazioni di Findorn. Abbandona ogni impressione d'essere legato al tempo. Fluisci con esso e sarai al posto giusto al momento giusto, per fare la cosa giusta. Non rimandare nulla solo perché ti sembra difficile. Sappi che io ti darò le energie e la saggezza necessarie per compiere ogni cosa, nello spirito giusto e con gioia. C'è un tempo per tutto. Quando sei in armonia con me, allineati con me ora. Bellissimo messaggio, amici dell'Ariete. Spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Se no potete anche abbonarvi al canale, anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico, però c'è già del buon materiale, insomma, per iniziare a fare un lavoro. Bene, detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!